Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video iniziamo una nuova serie, creerò una playlist dedicata ovviamente a questo e la nuova serie parlerà delle apparizioni mariane. Cioè nella storia dell'umanità le apparizioni della Madonna dalla prima alle ultime odierne. Partiremo dalla prima di cui si abbia conoscenza, di cui sia stata registrata. La prima apparizione della Madonna è particolare, quindi oggi il video sarà anche un pochino più lungo del solito, non sarà solo un video dove si spiega il fatto in sé. Perché? Perché parliamo della Madonna del Pilar. La Madonna del Pilar è molto conosciuta nel mondo anche perché a causa, se vogliamo, della Madonna del Pilar abbiamo l'unico miracolo cristiano incontestabile, dove non c'è la possibilità che sia stata fortuna, che sia stato un miracolo perché la persona comunque da sola è riuscita a guarire o le medicine abbiano fatto effetto, eccetera eccetera, perché parliamo della ricrescita di una gamba, ma del miracolo ne parliamo dopo. Vediamo quando è avvenuta la prima apparizione della Madonna che si sappia dall'inizio dei tempi. La prima apparizione della Madonna è avvenuta il 2 gennaio del 40 d.C. a Saragozza. La Vergine appare all'Apostolo Giacomo, il quale è triste e deluso dall'inefficienza della sua predicazione, vicino alle sponde del fiume Ebro. Maria venne a Saragozza in carne e ossa. Secondo l'Apostolo furono appunto gli angeli a trasportarla e la sua minuta figura venne appoggiata dagli angeli su questo pilastro, su questa colonna che poi lì rimase, quindi si appoggiò coi piedi, apparve all'Apostolo. E appunto quando poi la Madonna fu riportata via a Gerusalemme in Israele prima della sua assunzione, perché da lì a poco sarebbe assunta in cielo. Voi sapete che la Madonna non è morta e sepolta come tutti noi normali mortali, ma con il corpo intero è stata assunta in cielo. E come testimonianza avrebbe appunto lasciato questa colonna di diaspro popolarmente conosciuto come il Pilar, chiedendo a Giacomo di edificare attorno a questo pilastro in suo onore nelle vicinanze un tempio. La chiesa, almeno la parte iniziale, la cappella della Madonna del Pilar, a quanto pare potrebbe essere, non ne siamo certi perché potrebbe esserci qualche altra cosa, il più antico tempio, la più antica chiesa dedicata dai cristiani. Altro fatto miracoloso avvenne tra gli anni 30 e gli anni 40, nel 36 sapete che in Spagna ci fu la guerra civile tra i repubblicani di sinistra e i conservatori di destra, di Francisco Franco, se non erro. Quindi i comunisti tentarono di distruggere sia la cappella, sia la chiesa, che allora era ovviamente un centro di aggregazione cristiano il più grande. Vi ricordo che in quel periodo purtroppo furono uccisi preti e suore in Spagna, tra cui furono uccisi addirittura 13 vescovi e di diverse migliaia di cristiani, di laici. Furono lanciate delle bombe da un trimotore. Queste bombe queste 4 bombe caddero nella chiesa, una si conficcò in un selciato davanti alla facciata in prossimità della Santa Cappella, la quarta cade nell'adiacente fiume Ebro. Nessuna delle 4 bombe esplose. Quando poi furono rimosse fu accertato che tutte e 4 erano in perfetta efficienza, sicché si vuole attribuire la mancata esplosione a un
miracolo. Ma veniamo al miracolo più eclatante, o almeno così per i cristiani, per quello che riguarda la Madonna del Pilar, che ci conferma dal punto di vista della fede come questa apparizione, prima apparizione della Madonna all'umanità dal dopo la venuta di Gesù, di suo figlio Gesù, quanto sia importante e quanto abbia dato all'umanità come segni di fede. Correva l'anno 1637. In Spagna il giovane Miguel Joan Pellicer, mentre lavorava nei campi dello zio, cadde sotto un carro che gli ruppe una gamba. Dopo le prime cure in loco lo portarono a Saragozza per poter fare una visita. Quindi arrivò all'ospedale di laggiù. Lui voleva andare a Saragozza perché era devoto alla Vergine del Pilar, alla Madonna, all'apparizione della Madonna. La gamba ormai si era buttata in cancrena, tanto da mettere in pericolo la vita stessa del giovane, che già aveva la febbre, iniziava a stare male, sicché fu amputata e sepolta secondo gli usi del tempo. Con la gamba di legno e le stampelle Miguel non riusciva più a lavorare, quindi si affidò alla carità della gente presso il santuario del Pilar e prese l'abitudine di bagnare il suo moncherino, dove era stata amputata, sotto il ginocchio, di bagnarlo con l'olio delle lampade del santuario, nonostante i medici glielo sconsigliassero, perché avrebbe potuto infettare le piaghe che si creano sotto il moncherino. Madre, che qualche tempo dopo, quando lui ritornò a casa e quindi lasciò la zona del Pilar, mentre il giovane dormiva, vide due piedi, uno sotto la coperta. Lui disse che stava sognando di ungersi come tante volte aveva fatto. Ed ecco il particolare di questo evento, già di per sé miracoloso. La nuova gamba era quella vecchia, tornata al suo posto, con tanto di cicatrici precedenti al famoso incidente. Infatti, durante il lungo processo presieduto dall'arcivescovo di Saragozza, fu accertato che nel cimitero dell'ospedale la gamba sepolta a suo tempo non c'era più, tornata al suo posto. Fu veramente un caso eccezionale, fu un caso particolare, perché lui quella mattina si svegliò con la gamba. Dopo, mi pare, circa 2 anni da quando gli era stata amputata, 1 anno e 8 mesi, se non erro. Quindi medici, infermieri, chi aveva assistito all'amputazione, chi aveva sepolto la gamba, furono tutti portati a testimoniare, e tutti increduli di vedere il giovane di nuovo con la sua gamba attaccata e senza, a parte le vecchie cicatrici che aveva sulla gamba, dovute ovviamente al lavoro pesante nei campi, senza avere nessuna cicatrice dove era stato amputato, dove la gamba era ricresciuta. Questa è la prima apparizione mariana che noi conosciamo nella storia dell'umanità, quindi nel gennaio del 40 d.C. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale, scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate di questa prima apparizione della Madonna, primo segno che ci dà la Mamma Celeste per portarci ad avere fede in suo figlio Gesù e quindi nella risurrezione e quindi nella vita dopo la morte.